Basilica di San Marco, Torre di Pisa, Duomo di Milano, Colosseo. Questi ragazzi sono solo alcuni dei monumenti italiani, luoghi di interesse molto importanti contro cui i nostri droni, oddio, non nostri nello specifico, ma della nostra comunità di dronisti, si sono schiantati nel corso degli ultimi giorni. Ora, il titolo di questo mio video è sì allarmistico, ma per una buona ragione, quindi perdonatemi, ma cerco di diffondere un messaggio, in quanto penso che il mio canale sia abbastanza seguito dai dronisti italiani. È storia di ogni anno, appena arriva la bella stagione, il caldo, l'estate, in tanti dronisti un po' improvvisati, dronisti della domenica, che non è assolutamente un male, ma ora vi spiego tutto, tirano fuori i loro droni dall'armadio, dal cassettino, dallo zainetto e vanno a volare un po' ovunque, fregandosene delle regolamentazioni, della sicurezza e mettendo in pericolo tutta l'intera comunità di dronisti in Italia. Succede ogni anno, ma quest'anno le cose stanno andando ancora peggio. Vuoi perché i droni sono sempre più diffusi, sempre più gente ha un drone nello zaino, ma notizie di droni che si schiantano sul Duomo, sul Colosseo, su qualsiasi altro luogo storico italiano, monumento importante, sono all'ordine del giorno e iniziano ad essere un po' troppe. E per questo le autorità stanno pensando a nuovi divieti, nuovi vincoli, nuove sanzioni per chi utilizza droni in modo, diciamo, sconsiderato e pericoloso. Quel che voglio dirvi ragazzi è che dobbiamo, mi metto anche io in mezzo, cercare di volare sempre con la testa, accendendo il cervello prima del radiocomando e del drone. Perché amici, quando decidiamo di volare in zone a rischio come quelle che vi ho già detto, e non solo loro, anche sopra delle altre persone molto semplicemente, noi stiamo facendo comunque qualcosa di potenzialmente pericoloso. Un drone può essere anche letale, può essere anche un'arma se non utilizzato nel modo giusto e non serve che ve lo dica io ovviamente, quindi amici cerchiamo di volare sempre con il cervello prima che con le mani. Accendiamo questo strumento che salverà sia il nostro drone sia il nostro portafogli, in quanto ad esempio il dronista che si è schiantato pochi giorni fa sulla Torre di Pisa ha ricevuto una multa di oltre 6.000 euro e procedimento penale, quindi salviamo il portafoglio e salviamo anche la reputazione e la possibilità di volare dell'intera categoria di dronisti di cui io, voi, tutti noi facciamo parte. Capisco che infrangere le regole, volare dove non si potrebbe volare è adrenalinico, ma ragazzi cerchiamo di darci tutti una controllata. In tanti poi volano su questi luoghi pensando di poterlo fare perché magari stanno volando con un DJI Mini 2, un DJI Mini SE, quindi pensano che essendo lui un drone sotto i 250 grammi possa volare praticamente ovunque. Ragazzi, non è così, è vero, questo drone non richiede magari il patentino, richiede meno vincoli, meno quello che volete, ma ci sono sempre le mappe di flight da consultare prima di volare. E se sulle mappe di flight il luogo in cui intendete volare risulta rosso, no fly zone, o ci sono dei vincoli di altezza, distanza massima, beh ragazzi, noi dobbiamo cercare quanto più possibile di rispettarli. Lo so che a volte questi vincoli, questi divieti sono assurdi, troviamo no fly zone in luoghi dove non c'è nulla, però purtroppo questa è la legge. E noi se vogliamo continuare a volare tranquillamente o semplicemente armare i motori, beh, dobbiamo seguirle. Poi, ragazzi, ovviamente un voletto in aperta campagna, un voletto quando non c'è nessuno, non è un pericolo per nessuno, ragazzi, semplicemente come me che volo sul mare, però se possiamo cercare di evitare situazioni di pericolo, potenzialmente pericolose, beh, cerchiamo di farlo. Va bene amici? Beh, spero che questo messaggio possa passare, ditemi cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto, condividetelo ai vostri amici, ditemi se avete mai vissuto qualche esperienza del genere, qualche vostro amico, qualche vostro conoscente è nei guai per voli sconsiderati, beh parliamone insieme qui sotto nei commenti. In descrizione video vi lascio i miei link per i miei social, quindi Telegram, Facebook e Instagram, entrateci, vi lascio anche i link per alcuni droni che vi consiglio. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!